Ciao amici, benvenuti alla puntata 18 di A Tutto Sport. Oggi è la ultima puntata di questo anno. Siamo un po' tristi, realmente mi dispiace lo di Mario, ma lascio a Michele e a Guido parlare lo di Mario e dopo già parleremo dello sport e di tutto lo che è successo questo fine settimana. Guido. Grazie Ramon, un piacere ritrovarsi da questi microfoni, un saluto naturalmente in regia a Daniele ed Alessia che ci supportano settimanalmente. È davvero un piacere ritrovarsi in questa che è l'ultima puntata dell'anno solare, non sportivo, l'anno solare 2024, in un clima che sta naturalmente elettrizzando un po' tutti per le imminenti festività natalizie, ma in un clima anche di dolore e commozione logicamente per la perdita di un amico del club, Mario, che aveva questo tratto distintivo dei baffoni che in qualche maniera rendeva la sua faccia, il suo volto decisamente simpatico a tutti quanti anche a prima vista, per cui ci sembrava doveroso dedicare questa puntata a Mario, alla sua famiglia e doverosamente cedere la parola però a Michele come presidente del club per una parola, per un indirizzo di saluto, prima di tutto, come ha detto Ramon, di grande vicinanza soprattutto alla famiglia personale nel privato e alla famiglia del club, logicamente. Ciao a tutti, purtroppo sabato abbiamo avuto questa bruttissima notizia che sinceramente non si aspettava ieri abbiamo sentito ho sentito la moglie Anita, che gli diamo un grandissimo abbraccio. Mario rimarrà sempre con noi. Mario era una persona eccezionale, Mario era una persona che aiutava tutti. Andava a vedere ovviamente la Triestina, era abbonato al basket, se poteva veniva anche a vedere la pallamano, era una persona solare. Quindi Mario, un abbraccio fin lassù e niente. Continuiamo la puntata come vorrebbe Mario, quindi in maniera scherzosa e natalizia. Sì, è difficile, ma sì, avanti, la vita è così, è certo. Anche perché Ramon, lo sport lancia spesso messaggi bellissimi, proprio the show must go on, nel senso che l'attività, la pratica sportiva alla fin fine aiuta, no? a ripartire, a far ripartire, e quindi con questa dedica a Mario lascio a te la parola per il menù di oggi, che vedo è ricchissimo come sempre. Il menù di oggi è primo salutare anche a Daniele e Alessia che sono con noi oggi, così che benvenuti qua perché sono sempre l'altro lato, no? Facciamo venire anche l'ospite. E all'ospite anche. L'ospite. Sì, benvenuto Joy. Oggi non avete 3 cani, 4 ne avete. Siamo 4. Ho fatto sport Striscia Notizia. Sì, che ci strisciano sul banco ogni tanto Ora, lo sport triestino questa settimana più o meno che la settimana scorsa in quanto a attività e i risultati anche un po'... Beh, ti ricordi che io avevo detto, no? Se la scorsa settimana fosse stata quella prenatalizia sarebbe stato perfetto. Meravigliosa, avevano vinto tutti, sarebbe stato un Natale coi fiocchi. Invece purtroppo c'è stato qualche capitombolo, qualche vittoria un po' a corrente alternato questo weekend. Che alcune persone con le che parlavo aspettavamo un po' la difficoltà della Triestina il fine settimana, no? La difficoltà certo. del rivale e si è dato, no? Certo. 0-3 duro, no? Difficile. Sì, un 3-0 che in qualche maniera rimette sotto i riflettori alcune lacune, alcune mancanze della Triestina di quest'anno, o alcune esigenze che hanno ben chiare in testa la società, in particolare il direttore sportivo dell'Icarri ed Attilio Tessere. Io però plaudo proprio all'ennesimo post partita di Attilio Tessere, un signore sempre dentro e fuori dal campo, perché sai, di fronte a questi capitomboli spesso hai allenatori, non dico ferneticanti, ma che incappano un po' troppo facilmente in alibi eccetera, quindi
Attilio ha dato il merito all'Arzignano, che attenzione, è una squadra che ha vinto 6 delle ultime 10 partite, cioè con Bianchini l'Arzignano viaggia a ritmo d'alta classifica, 6 vittorie, 3 pareggi, una sconfitta, quindi era una partita dura ed era una partita da Serie C. Paradossalmente Novara, Vicenza, Novara lasciavano giocare più la Triestina, lasciavano giocare più gli interpreti in campo senza le famose seconde palle, senza quell'aggressività a centrocampo che la Triestina ha sofferto. Quindi non dico che è stata una partita un po' più in cui ci siamo imborghesiti, ma grande attenzione perché anche le prossime nel nuovo anno saranno così. Michele. Vero, sinceramente partita, soprattutto al primo tempo, dopo 2 minuti prendere il gol ci ha sorpreso un po' tutti. Il grande mister Tesser che con le domande da parte dei giornalisti e delle sue parole ha trasmesso quello che abbiamo pensato tutti, quindi non si riesce a capire perché i ragazzi vogliono entrare e far gol andando fino davanti alla porta, non tirando mai da fuori. Comunque rimaniamo positivi perché 7 punti, sinceramente io non pensavo che a questo punto avessimo 7 punti in più, quindi diciamo siamo là e là, siamo là. Ovviamente se si vinceva eravamo proprio attaccati alla salvezza, abbiamo tutto il girone in ritorno, quindi positivi, per fortuna abbiamo mister Tesser. E questa è una sicurezza con il nostro direttore. E ha finito quest'anno già? Sì. Il prossimo anno vedrà meglio. Al 4 sarà un'altra Triestina. Algún altro sport? Diciamo che abbiamo 2 risultati delle giovanili, l'Under 17 contro il Cagliero che ha pareggiato 2-2. Ricordiamo che un gol è stato annullato per fuorigioco che è inesistente, quindi si poteva anche vincere. E dopo con l'Under 15, sempre delle giovanili della Triestina, sempre col Cagliero, hanno pareggiato un bel pareggio fuori casa. Ecco, altri risultati, Pallamano è ferma, riprende a gennaio. Sì. Queste feste fermano alcuni sport. Prima di seguire parlando della Triestina, dello che è di oggi avanti, della Triestina, dobbiamo ringraziare a nostri sostenitori, no? Che sono con noi. Par Capriccio, ya vede Par Capriccio ogni giorno qua, noi. Sempre. Grazie per... Grazie a voi, grazie a voi. También a Edso Riva, igualmente Barbecue, ristorante venezuelano, Bilacher, la pizzeria Donna Amalia e anche il saluto alle ragazzi di Cartolino Rosso. I nostri amici di Cartolino Rosso. Sì. Bravo, pieno di GM. Con Leonardo in prima linea. E per tutti le buon Natale, buone feste. E proseguiamo qua. Proseguiamo. Qual è il futuro, lo che viene la Triestina dopo che il 4 o il 5 di gennaio? 4. Ricordo che noi saremo aperti con la biglietteria dal giorno 2, quindi giovedì 2 sì. Avremo orario continuato, quindi dalle 9:30 fino alle 19:30, 20, dipende se avremo affluenza di persone. Stessa cosa per venerdì e sabato dalle 9 alle 13, mi raccomando. Speriamo naturalmente che ci sia affluenza, perché parliamoci molto chiaramente, la partita con la Union Clodiense e quella seguente contro il Cagliero Terme saranno 2 scontri diretti essenziali nella corsa salvezza, essenziali innanzitutto per allontanare, per fuggire via dal rischio dell'ultimo posto, ma anche per rimettersi in carreggiata per sognare poi la salvezza diretta. Un pareggio ad Arzignano sarebbe stato davvero preziosissimo, la classifica si è così allungata sull'Arzignano in primis. C'è stato un 1-0 finale della Pergolettese sulla Pro Vercelli, avremmo apprezzato decisamente di più un pareggio, però detto questo saranno 2 scontri diretti, quindi sarà necessario il sostegno del pubblico, compattarsi ancora di più, perché la gara di Arzignano deve
essere davvero un insegnamento. Le lotte salvezza sono così, sono tremende, basta niente per ripiombare nello sconforto, basta niente al contrario per risalire repentinamente con 2 successi consecutivi in zona salvezza, spesso accorci di molto la classifica. Questa Triestina può farlo, e poi a gennaio sai quanto avremo da parlare qui di mercato, altro che bomboni qua vari, avremo ogni giorno argomenti avremo. Parlando del mercato, lógicamente l'allenatore Tesser ya deve essere cercando lo che manca dentro, però certo. Guido il giornalista che segue la squadra ogni giorno, ogni partita, Sì. che pensa che mancaria tu stai al mercato per la Triestina, che fai una domanda mica male come domanda. Per te. Ma sicuramente ci prestiamo a giocare. Sicuramente un difensore centrale, almeno un difensore centrale di categorie, possibilmente sano. Sicuramente le due corsie laterali, terzini, servono almeno dei ricambi all'altezza per Germano, qualora non recuperasse Pavlev, per Germano che non può garantire la presenza sempre a questi ritmi, e per Tonetto a sinistra, posto che Bielefeld non è un terzino sinistro con capacità e con caratteristiche difensive, e ma secondo me anche 2 attaccanti, quindi un ricambio in attacco per supportare invece quelle che sono poi mezze punte, seconde punte, come Olivieri, come Lazzarak. Vertainen può essere una buona alternativa, ma se dovessero arrivare 2 attaccanti ancora meglio, e un centrocampista di quelli che abbiano anche capacità di inserimento, un centrocampista che abbia gol nei piedi, perché effettivamente abbiamo un ottimo centrocampo, reparto che a me piace tantissimo, Brahima, Correia, Vallocchia, però dietro non c'è granché, no? Perché Johnson, Vozza che spesso ha degli infortuni eccetera, quindi serve anche un centrocampista che possibilmente abbia gol nei piedi. Insomma, un carrello. Grazie. Bene. Se volete dirmi il budget, mi mettete il budget a disposizione, vado con Dellicari a fare la spesa. Allora, il mercato è aperto tutto il mese di gennaio? Sì, gennaio. I contratti si possono, chiaramente adesso uno può fare trattative, eccetera, ma i contratti si possono depositare nel mese di gennaio, scadenza 31 gennaio. Possibilmente meglio fare qualche acquisto prima, perché sennò intanto hai 4-5 partite a gennaio. Adesso non ricordo esattamente a memoria se ci siano degli infrasettimanali o meno a gennaio, però ecco, sai, 4-5 partite che corrono via, dopo inizia il countdown, perché quando arrivi a 12-13 dalla fine inizi a fare il conto alla rovescia, quindi anche psicologicamente gennaio sarà fondamentale. Ora, per le due, partiamo un po' la Triestina e parliamo del resto, tutto il sport triestino. Che si può dire di questo anno 2024 per il sport triestino? Io, Michele, partirei. La pallamano è stato un anno particolare, no? Pallamano è prima in classifica, quindi con una società diversa dall'altro anno, con presidente Lanza, un nuovo direttivo, quindi le prospettive per il futuro sono rosee. Sinceramente hanno trovato anche tanti sponsor, quindi diciamo che l'assestamento societario lo vedo positivo. La squadra sta rispondendo in maniera speciale, ottima, no? ottima, con il nostro coach, e quindi diciamo pallamano direi che andando avanti in questa ottica come hanno fatto all'andata non diciamo niente, ma la vedo in maniera positiva. Per quanto riguarda il basket che ha vinto con Cremona, ho visto, sì, grandissima vittoria, che non abbiamo parlato prima, grandissima vittoria, ci siamo adesso ottavi mi pare in classifica, anche meglio, anche sesti in classifica, quindi grandissima pallacanestro Trieste. Anche dobbiamo pensare che confronto alle altre squadre stiamo giocando con 2 o 3 stranieri in meno, quindi e altra cosa, non so, credo che il pallacanestro ha fatto più di lo che si poteva aspettare in questa parte della stagione.
Allora, secondo me sì, se consideriamo, come diceva Michele, che stiamo giocando senza 2/3 o anche in certi momenti 4 americani. Pensate a come abbiamo vinto a Bologna quel blocco degli italiani alla fin fine, e nonostante anche un episodio, insomma, Valentine abbastanza forte, io credo che Trieste in questa fase qui sta andando oltre le aspettative. In termini assoluti penso che già nelle prime puntate avevamo, non dico alzato l'asticella, ma in qualche maniera eravamo molto ottimisti su una possibile presenza di Trieste in zona Final 8 dal termine di girone d'andata, perché non ricordiamo, e anzi vi invito già tra qualche giorno a seguire la puntata special che avremo con Alberto Tonut, uomo che di pallacanestro può raccontare molto dalla A alla Z. Questa Trieste potrebbe tornare a giocarsi una competizione come la Coppa Italia per le prime 8 al termine del girone d'andata, quindi già questa è una gran bella notizia, anche perché poi la Coppa Italia, sai, non è detto che le big la prendano come una priorità nella loro stagione, quindi sognare perché no. Altro? Pallanuoto, Sì, beh, la pallanuoto non dimentichiamo che abbiamo le femminili in semifinali di una Coppa Europea più avanti, la maschile ha strappato anche risultati importanti, la vittoria con Palermo in particolare è stata importantissima per superare i siciliani, è una società che metterà in piscina autenticamente tra un po' per la seconda stagione la squadra paralimpica, e non dimentichiamolo, siamo l'unica società in Italia che ha la A1 maschile, la A1 femminile e la A1 paralimpica. Questo grande merito quindi alla pallanuoto Trieste. Quindi sono tante rose, speriamo fioriscano tutte. Possiamo essere ottimisti per il 2025, no? Sì, assolutamente. L'importante è che nel 2025 ci apra queste confezioni con i dolcetti, Michele, perché se le mette sempre qua, no? Ma adesso... Vediamo, ma no. Per Natale. Una tortura. Grazie. La bontà di Babbo Michele. E per te? Quando è la palla per te? Per me devo la dieta. Bene, grazie. Ramon, guarda i tempi. Stiamo arrivando. Bueno, primo il saluto per tutti e Guido. Sempre aspettiamo il prossimo anno qua. Assolutamente, non mancheremo. Michele, abbiamo tante puntate. Primo, grazie per ospitarmi. Grazie. Ricordo ancora una cosa, domani viene sulla pagina Facebook la gazzetta del Capriccio, quindi con tutti i risultati. Un saluto a tutte le squadre giovanili della Triestina. E dopo Daniele e Alessia in la regia, grazie. Facciamo un applauso. Grazie. Barbara, un appoggio importante. Molto importante. E oggi Joy. E io, Ramon, grazie, buone feste, buon Natale, ci vediamo il prossimo anno, che giorno? Allora il 4 è un sabato, il 7-8 torniamo su questi schermi. Di gennaio saremo qua, speriamo più sorridenti che mai. Grazie per l'appoggio, per estar con noi, di nuovo Bar Capriccio, a Ezzo Riva, Barbecue, Bilacher, Pizzeria Donna Amalia, grazie, buon anno e ci vediamo. Auguroni a tutti. Ciao Mario. Ciao.